vai. Olè! Beh, cominciamo. Ciao a tutti! Ciao ragazzi e bentornati sull'Ernamo. Ti sei appropriata indebitamente della mia parte? No, stavo semplicemente facendo le tue veci. L'introduzione è una mia prerogativa. Ma io direi che la tua reazione è un po' sproporzionata. Per fortuna non è tua competenza giudicare le mie reazioni. Questo è troppo, adesso me ne vado. No, aspetta, hai ragione, ho esagerato. È troppo tardi. Permettimi di fare ammenda dei miei errori. Sono brava a recitare, non trovi? Hai un futuro d'attrice. In ogni caso, se ancora non fosse chiaro, in questo video parleremo di 10 espressioni formali che gli italiani usano molto spesso per sembrare più colti e intelligenti. Già, dovete sapere che a noi italiani piace molto pavoneggiarci. Senza ombra di dubbio, la prima espressione che sento di dover menzionare è quella che ho usato all'inizio di questo video. Appropriarsi indebitamente di qualcosa. Questa espressione, senza girarci troppo attorno, significa rubare qualcosa. Sì, prendere qualcosa senza autorizzazione, senza permesso. Questa espressione può essere utilizzata sia seriamente sia scherzosamente. Per esempio, le mie amiche si appropriano spesso indebitamente della mia felpa appartenente alla L'Ernamo Collection. Ma dai, quella che hai comprato la settimana scorsa sul nostro sito online? Esattamente, proprio quella. O meglio, proprio questa. Già. La seconda espressione di oggi è sottoporre all'attenzione di qualcuno. Questa espressione significa mostrare qualcosa a qualcuno, solitamente per ottenere un parere, un giudizio, una valutazione. Per esempio, i laureandi devono sottoporre all'attenzione del loro relatore la propria tesi di laurea. La terza espressione formale, che personalmente uso un sacco, è essere prerogativa di qualcuno. Questa espressione indica il diritto di poter fare qualcosa. Per esempio, lo scioglimento delle Camere è prerogativa del capo dello Stato. Oppure, indossare quello che desiderano è prerogativa di tutte le donne. Espressione formale numero 4. Essere in una situazione di stallo. Una situazione di stallo è una situazione di blocco che non permette alcun progresso o regresso. Vedete questo tasto? Vorremmo tanto poterlo togliere, ma per farlo abbiamo bisogno che tutti voi vi iscriviate al nostro canale. Per favore, aiutateci a uscire da questa situazione di stallo. Anche se in realtà questa non è una situazione di stallo davvero. Vabbè. Espressione formale numero 5. Fare le veci di qualcuno oppure di qualcosa. Questa espressione significa prendere il posto di, agire come se fosse. Per esempio, io oggi sto facendo le veci di Rocco aiutandoti con questo video. Direi proprio di sì. Espressione formale numero 6. Cadere in prescrizione. Questa espressione deriva dal linguaggio giuridico, dove la parola prescrizione indica generalmente l'estinzione di un diritto o della possibilità di punire un individuo per presunti reati commessi. La prescrizione è fattore costante nel sistema giudiziario italiano e deriva dal fatto che l'intricata macchina burocratica dello Stato rende la maggior parte dei processi interminabili, così che dopo alcuni anni, essendo passato troppo tempo dall'evento per cui si è imputati, cadono in prescrizione. A proposito, ma sbaglio, qualche tempo fa mi avevi promesso che mi avresti prestato la tua macchina per andare in vacanza? Beh, questa promessa direi che è caduta in prescrizione. Espressione numero 7. Decidere all'unanimità.
Quando si decide all'unanimità, significa che nel momento in cui la decisione è stata assunta, tutti erano d'accordo, c'era una piena concordanza di opinioni. Per esempio, tutta la classe ha deciso all'unanimità di andare in gita a Berlino. Bello! Espressione formale numero 8. Essere sproporzionato o sproporzionata, a seconda dei casi. Questa espressione indica che qualcosa supera i limiti, è esagerata, non adatta a qualcuno o qualcosa. Per esempio, dopo che il suo fidanzato l'ha lasciata, lei ha avuto una reazione sproporzionata ed è scappata in Tibet per un anno. Stai parlando di Stefania? Shh. Espressione formale numero 9. Non essere di competenza di qualcuno. Questa espressione significa che qualcuno non è responsabile, non è tenuto a fare o dire qualcosa. Per esempio, editare questo video non è mia competenza, fortunatamente. Ma toglimi una curiosità. Quanto tempo più o meno ci mettete a realizzare un video tra editing e cose varie? Per le lezioni più complesse anche 7-8 ore. Caspita! Indovinello del giorno. Mi puoi guardare e apprezzare, ma a volte anche detestare. Non ho curve né organi, ma sovente 4 lati. Nelle abitazioni e nei musei quasi mai manco, ma se mi guardi troppo ti stanco. Vediamo nei commenti se qualcuno riesce a capire di cosa si tratta. 10ª e ultima espressione. Fare ammenda per qualcosa. Questa espressione si utilizza come alternativa a scusarsi per. In effetti si utilizza quando si vuole chiedere scusa a qualcuno per qualcosa. Sì, o per rimediare ai propri errori. Per esempio, quando Rocco mi fa arrabbiare, cerca sempre di fare ammenda. No, non è vero. Ehi, ma volete già chiudere il video qui? No, abbiamo ancora tante cose da dirvi. Infatti, fare ammenda non è l'unico modo per chiedere scusa a qualcuno. Esistono altre maniere. Se volete apprenderle tutte, guardate il nostro video Alternative per chiedere scusa. Esatto, ci sono moltissimi modi originali per scusarsi con qualcuno, quindi cosa aspettate? Serve sempre nella vita di tutti i giorni. Allora direi che adesso abbiamo detto proprio tutto, no? Penso proprio di sì e spero che questo video sia piaciuto ai nostri seguaci. Seguaci, sembra che si tratti di una setta. Hai ragione, forse dovremmo trovare un nome per i nostri follower. Dovresti, siamo arrivati a quasi 50.000. Hai ragione. Ho un'idea. Che ne dici di chiedere ai nostri studenti di scriverci nei commenti come vorrebbero essere chiamati? Posso suggerirvi anche uno io? Certo. Mi piacerebbe che i nostri followers si chiamassero Lerniamini. Mi piace. Oppure forse potrebbero anche chiamarsi Lernamesi. O Lernamiani? Hai ragione, però queste alternative per ora le teniamo per noi. Certo, perché siete voi a decidere. E siamo super curiose di sapere cosa salterà fuori dai commenti. Anche io sono molto curiosa di ciò. Noi ci vediamo presto in un altro video, ragazzi. Ciao! Ciao! Te ne vai. Olè! Beh, cominciamo. La che ho usato... no. Ma sicuro che non si vede? No, sono sicura, non si vedono. Faccio altri posti. Sto per una pensione di qualcuno. Ricordi? Caldo davvero. Vabbè. Grazie! Ma sicuro che è andata bene. A proposito, Angela. Tropicale. Sembra le cose di una setta. Sì. Dai. Ah, te lo ricordi? Lo dici te? No, tu lo Che dici. vuol dire cosi della setta? No, devi dire, sembra che siamo una setta. Ok.